scommessa è ancora aperta. Stavolta hai perso in partenza. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. So che molti di voi già si stavano preoccupando, ma Daniele ha abbandonato il progetto Fantech. Ma ve pare ragazzi, non ho superato, anzi non ho raggiunto i 100 km/h per un soffio e secondo voi prendo e la butto lì? Ma assolutamente no, perché eccola qui, la Fantech dei record. Dico dei record perché non mi risulta che qualcuno di voi ha superato i 96,29 km/h. Vi sto aspettando a tutti quanti. Però lo sapete ragazzi, la scorsa volta c'era tra me e Federico una sfida, quella di superare i 100 km/h con una Fantech. Ci sono riuscito? No. Ha vinto la scommessa? Sì. Me ne dico. Non può essere che Notti sogni. No. Allora sono stato lì a ragionare, a pensare che faccio, che non faccio, ma come faccio? E dopo un po' ragazzi ho detto vabbè ma che gli devo fare? Cioè il problema di questo modello era innanzitutto che non riusciva a scaricare assolutamente la potenza a terra con una batteria completamente carica, perché la scorsa volta 96,29 km/h li abbiamo raggiunti con la batteria scarica. Comunque stavo lì, pensavo ma che gli faccio a sta Fantech? Alla fine che gli ho fatto? Due cose semplici: ho cambiato il pignone, 23 denti, sempre modulo 48 come quello della Fantech, pignoni in alluminio che con tutta questa potenza non regge ragazzi, però questo non è un problema, lo abbiamo risolto, abbiamo messo un pignone di qualità, anzi ancora lo devo mettere. E poi il rollbar ragazzi, quello posteriore del ROG Terra, il suo cuginetto. Insomma, dopo queste due modifichette lo vado a provare qui fuori e il risultato finale qual è stato? 91 km/h. Così. No, ma aspetta, così un missile. China si impenna ma si controlla perfettamente. E mentre stavo qui per andare a rifinire il tutto, sono arrivati l'upgrade della Fantech, fuselli, le C, i fuselli posteriori, un bel pignone da 23 in acciaio. Cioè, e secondo voi non li montavo? Che senso hanno questi upgrade? Beh, diciamo che per il nostro obiettivo non è che sono fondamentali, anche se andiamo ad appesantire i bracci, specialmente sull'asse anteriore, e questo ci fa comodo, ma non voglio dire che fa la differenza. Però, ma ne vedete quanto sono belli? Sono proprio fighi, tutti rifiniti ragazzi, anche con il logo Fantech qui, sono stupendi. Però adesso è arrivato il momento di rimontare la mia Fantech DTX e sforniamo sti 100 km/h. Ah voglia, ma sento che la faccio. Andiamo! Oh, comunque abbondante aumento di peso, qualcosa per me fanno. Ma quanto sono belli ragazzi, ma come sono rifiniti bene, pure con le battute, bellissimi. Poi per il prezzo che hanno ragazzi vale veramente la pena montare qualche upgrade sul vostro Fantech e renderlo più accattivante, più robusto, insomma più bello, c'è poco da fare. Pignone in acciaio ragazzi, quando c'è la potenza serve la qualità e Connect, oltre a realizzare tantissimi prodotti di qualità, realizza anche pignoni con un rapporto qualità-prezzo veramente incredibile. Guardate questo 48, passo 48, modulo 48, 23 denti ragazzi. Cioè, io ne ho montati un paio classici che si usano sulle categorie Touring, so dura di nato. Ah, mi stavo dimenticando,
Logicamente per montare un pignone da 23, quindi abbastanza più grande rispetto al 18 originale, adesso come ricordo, abbiamo allargato leggermente l'asola per quanto riguarda il supporto del motore, in modo tale da poter spostare di più il motore e creare un giusto accoppiamento. Vabbè, ma parliamo del lavoretto dei 3 minuti scarsi. Perfetto ragazzi, scusatemi per il disordine, ma non vedo l'ora di provarla, perché lo devo sfondare sto muro dei 100 km/h. E guardate un po' quanto è carina con i suoi upgrade ragazzi. Quindi adesso non c'è rimasto che montare gli pneumatici e andare a sfondare il muro dei 100 orari. Però prima vi voglio far vedere una cosa, aspettate che la termino. Avete mai visto le ciambelle? Guardate come sta, ragazzi. Non balla, è stupenda. A parte tutto, secondo voi adesso che velocità raggiungerà? Per scoprirlo andiamo! Dove stai? Vai. Tutto è Però per me la batteria non tiene più botta, vediamo un po'. Ah, esausta sta batteria, esausta. La aerodinamica, Questa è quella del Batman, ragazzi. 105. 105 all'ora. Non sono contento perché me lo aspettavo. Abbiamo dovuto cambiare location ragazzi, perché lì non era possibile. 105 km/h, non si alza più da terra. Questa nuova aerodinamica studiata in una galleria del vento, che voi neanche vi immaginate. Ingegneri ragazzi, uno studio approfondito e fa il suo lavoro. Però mettiamoci l'altra batteria, io me lo sentivo, un'altra ce la siamo portata con più scarica, vediamo un po' quanto farà. Il fagiolo l'ha detto al cambio batteria, sta 3.8 fa madonna mia come scotta, 5050C più potenza, ma ce la farà ancora a tenere questa aerodinamica della DTX? Le mani del fagiolo all'opera, cambio batteria effettuato e siamo pronti per un altro sparo. Facio, secondo te adesso quanto fa? Dai. 110 fa sicuri. Dai, proviamo subito, va. Allora, azzeriamo. Ok, azzerata. Guardate un po' il supporto per telefono. Stavolta ho pensato a tutto. Il nuovo rilevatore GPS non può andare perso. Aerodinamica a posto. Vabbè, un passaggio che faccio, prova a tagliarlo tutto, dai. Vediamo che succede. Ci stai? Sì, Vai. Vado, Non si muove più, mamma mia ragazzi. Primo passaggio, new battery 114. Adesso sono contento. Famone un altro. Che è successo? Sono arrivato qua, si è impuntata e si è iniziata a puntare. Che si è rotto? Succede, dai, le colonnine della carrozzeria si sono levate tutte praticamente. Niente di gravi. Il telefono tutto a posto, si è riazzerato, però vabbè, tutto a posto. Comunque ragazzi, 100?
114 km all'ora. L'aerodinamica ha funzionato, è tutta integra per fortuna, quindi ragazzi, cioè, con 2 piccole modifiche questa macchina è un vero e proprio missile. Vabbè, sai che c'è? Di parte tua aperte. Mamma mia, senza carrozzeria non si guida, oh. No, senza carrozzeria è impressionante, oh. No, non posso. Ragazzi, l'obiettivo di sfondare il muro dei 100 km orari si sapeva. Era questione Era di spazio. nell'aria. Era un attimo. Mi dispiace solo non aver raggiunto i 120, perché poteva essere un altro piccolo traguardo. Però lo sapete, io non mi accontento mai. Quindi ragazzi, se volete continuare a vedere i video dedicati alla Fantech più veloce del mondo, fino a prova contraria, perché io vi aspetto, vi invito a battermi. Questo modello ragazzi è unico nel suo genere. Mi raccomando, seguiteci e iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti, ciao!